Nelle ultime ore tantissimi utenti mi hanno reindirizzato ad alcune testimonianze del pugile Ryan Garcia, al quale avrebbero bloccato il conto, oscurato l'account Instagram, vari altri social e quant'altro, dopo che è fioccata la storiella secondo cui avrebbe partecipato al famosissimo Bohemian Grove. Si sono messi di mezzo Andrew Tate e altri e la storia sta prendendo piede in tutto il mondo. Che cosa c'è di vero? Il Bohemian Club è un'associazione privata fondata nel 1872 a San Francisco, in California. Originariamente era un gruppo per artisti, musicisti e scrittori che desideravano promuovere l'interazione culturale e l'arricchimento attraverso incontri e presentazioni. Tuttavia, con il passare degli anni, il club si è evoluto per includere membri dell'elite politica, economica e sociale, diventando uno dei club privati più esclusivi e riservati degli Stati Uniti. Il Bohemian Club è noto per il suo ritiro annuale, noto come Bohemian Grove, che si svolge in una foresta privata di sequoie nella contea di Sonoma, in California. Questo evento, signori, che dura circa 2 settimane, che si tiene ogni luglio, riunisce i membri del club e i loro ospiti per attività che spaziano da discorsi su temi politici ed economici a spettacoli musicali e teatrali, nonché attività ricreative e cerimonie simboliche. Una delle cerimonie più famose è la Cremation of Care, la cremazione della compassione, una rappresentazione teatrale notturna fatta davanti ad un'immensa statua che alcuni riferiscono ritragga un gufo e altri il Moloch dei Cananei, che segna l'inizio del ritiro in questo parco molto compromettente. Negli anni il Bohemian Grove è stato oggetto di speculazioni e teorie del complotto, principalmente a causa della segretezza delle discussioni che si svolgono lì, e della lista soprattutto dei partecipanti di alto profilo, che, ricordiamolo, includono spesso presidenti, politici di spicco, uomini d'affari, leader militari e altre figure molto influenti. Si parla spesso, no, di come importanti decisioni vengano prese durante il Bohemian Grove, decisioni lontane dagli occhi del pubblico e senza supervisione democratica. Dove sta la verità? La verità, signori cari, è una. La verità è che, nonostante il dibattito, nonostante le controversie e le speculazioni, il Bohemian Club continua ad operare come un'associazione privata, mantenendo la sua tradizione di promuovere gli interessi culturali e sociali dei suoi membri, che spesso sono presidenti, economisti, personaggi di alto profilo, nel contesto di una crescente attenzione pubblica e critica riguardo alla sua esclusività e alle sue attività segrete. Andiamo per gradi. Prima di tutto, esiste ciò di cui ha parlato Ryan Garcia? Certo che esiste. L'esistenza del Bohemian Club e delle attività del Bohemian Grove sono ben note e hanno una storia molto profonda che risale alla metà del 1800 e che oggi vi riporto alla mente. Si può accedere a questo posto solo ed esclusivamente su invito e no, anche questa non è una leggenda metropolitana. Il Bohemian Grove viene utilizzato come ritrovo per queste persone sin dal 1800 ed è noto per aver ospitato anche un incontro tra alcuni alti esponenti di punta del progetto Manhattan, che diede vita alla prima bomba atomica. Tenete di conto il fatto che storicamente il progetto Manhattan fu uno dei programmi governativi più segreti di sempre nella storia dell'umanità, proprio a livello di segretezza governativa, e questo dovrebbe indirizzarvi molto bene nel capire il livello delle discussioni e delle faccende che vengono trattate in questo posto. Sapete per cosa è famoso questo posto e questo esclusivo club? Forse il club più esclusivo del pianeta. È famoso per gli spettacoli ricchi di riferimenti rituali che vengono organizzati. Il motto del club è «I ragni tessitori non vengono qui», il che significa che le preoccupazioni esterne, i pretesti per trovare occasioni di lavoro, eccetera, devono essere lasciate fuori dalla cerchia del club, proprio perché queste persone, famosi banchieri e politici, si ritagliano, questo spazio per distrarsi e partecipare a rituali e ad una congregazione che ormai avviene da più di 200 anni. Ora, in che misura questo, quello che ti ho raccontato finora, che a pura realtà è storia, è stato però utilizzato dal pugile per farsi la promo? Fai leva su uno dei club più controversi di sempre, giochi facile, no? Chi potrebbe mai smentirti? Ebbene, penso che la risposta sia proprio questa. Più ti fai conoscere e più aumenta il pay-per-view. Ed è un caso vero che il 20 aprile ha un incontro importantissimo.
sì, raccontiamoci pure che è un caso. La storia del Bohemian Club ebbe inizio nel 1878 e avviene tuttora, sempre nel camping privato che venne acquistato, indovinate da chi? Cioè, dai, secondo te chi lo acquistò questo camping per poi farci queste cose? John Davison Rockefeller, fondatore della Standard Oil. Questa è storia, uno dei capostipiti della famiglia Rockefeller. E ancora oggi, signore, alla metà di luglio di ogni anno queste persone si riuniscono in questo posto per cospirare, letteralmente, a livello politico e per mettere in piedi feste piene di riferimenti rituali luciferini e cananei. I partecipanti del Bohemian Grove sono i membri del Bohemian Club, un'organizzazione di soli maschi che include artisti, soprattutto musicisti, uomini d'affari, funzionari del governo, inclusi molti presidenti degli Stati Uniti. Ora, quanto è facile fare leva per farsi la promo su di un gruppo così controverso? Guarda caso il 20 aprile il ragazzo avrà un incontro importantissimo contro Devin Haney e sono molti gli sportivi del settore che hanno invitato Garcia, ma proprio per favore, a smetterla di alimentare stupide teorie insensate. È tutto molto ridicolo, ok? Ryan Garcia ha lanciato gravi accuse su Twitter nei confronti del Bohemian Grove e guarda caso questo lo ha portato sulle pagine dei giornali. Signori, serviva davvero un mio video per spiegarvi che è stato fatto tutto per promo? In mezzo a sequoie millenarie, la cui altezza supera i 90 metri e avvengono strani ritrovi occulti. Il santo patrono del club, perché sì, hanno anche un santo patrono, è Giovanni Nepomuceno, la cui leggenda narra che soffrì la morte per mano di un monarca europeo piuttosto che rivelare alcuni segreti confessionali. Ed esattamente presso le rive del lago del Bohemian Grove è presente una sua figura intagliata nel legno mentre indossa abiti clericali e pone l'indice sulle labbra a simboleggiare l'assoluta segretezza mantenuta dai partecipanti del club. Ci sono anche delle leggi e dei dettami occulti che sono simili ad un credo. Ecco, forse il credo più occulto del mondo. In questa foto ripresa dal giornalista Philip Weiss, che riuscì a farsi invitare come ospite durante il giorno all'interno del gruppo, si possono vedere il presidente Nixon e il presidente Reagan. Quella del pugile Ryan Garcia è stata una promo organizzata in modo penoso. E te mi dirai come? Mi stai spiegando che comunque il Bohemian Grove è qualcosa di vero, come che è stato penoso? Perché? Cavalcando i problemi che ci sono stati qualche giorno fa e che hanno messo in down social come Instagram, questo ragazzo si è fatto spazio. Martedì, nel mezzo di una raffica di post su Twitter, l'account di Garcia ha pubblicato un video misterioso che, a quanto pare, era rivolto a Satana. Hai capito bene? Poi, che cosa è successo? È successo che viene pubblicato un altro video dove si vedono persone non identificate ed una didascalia che recita "Lo abbiamo preso", inscenando così una sorta di rapimento dopo i suoi tweet provocatori. Dopo 24 ore il pugile, che più che un pugile chiamerei buffoncello di quartiere, ritorna sui social con un video dicendo che stava bene. Ha spiegato che ha perso l'accesso al telefono e al suo conto e che qualcuno si era approfittato di lui e che in realtà crede in Gesù. Molti dei post sono stati cancellati incolpando un hacker, ma mi sembra ovvio, no? Prima che l'account ne scatenasse una serie di nuovi che facevano ben poco dissipare le preoccupazioni sullo stato mentale del ragazzo. Ha affermato di essere vittima di abusi di un certo tipo, rapito dal Bohemian Grove e si è espresso contro la tratta di esseri umani. Ha fatto un pastone di tutta una serie di teorie del complotto, tweet dove letteralmente premeva pulsanti a caso e ci ha ficcato dentro il Bohemian Grove senza, secondo me, neanche sapere di che cosa si tratta, e fu così che centinaia di utenti mi hanno chiesto di parlarne. Mi hanno detto di controllare anche su Wikipedia perché c'era la data della sua morte, quando assolutamente non è vero, ok? La verità è solo una. Lui è sulle pagine dei giornali. Si è fatto la promo, questioni storiche reali correlate al Bohemian Grove vengono sbugiardate e fu così che questi signorini andrebbero davvero perseguitati legalmente, facendo capire a tutti, dando l'esempio, no, anche ai più giovani, che quello che fai sui social si ripercuote anche nella vita reale. E quindi, cosa c'è di vero in merito alle affermazioni di Ryan Garcia? Non c'è niente di vero. L'unica cosa vera è correlata al capro espiatorio che ha utilizzato, di cui si è riempito la bocca, il Bohemian Grove, non sa nemmeno che cos'è. Per il resto è stato davvero un triste teatrino, addirittura l'ho beccato a fare una diretta Instagram dove indossava una corona di spine, ok? Ma non vi basta? Ha affermato di avere una foto di un vero alieno. Non ce l'ho io, no? Ce l'ha Ryan Garcia, capito?
Ci sono nulla osta di segretezza talmente alti che nemmeno il CEO della Lockheed Martin sa di cosa parliamo, e però Ryan Garcia, in mezzo al Bohemian Grove, al rapimento, alla promo per la box, ci ha ficcato pure la foto dell'alieno per non farsi mancare nulla. Forse le mine che ha preso da Gervonta Davis gli hanno fatto sbarellare il cervello, chissà. Il Bohemian Club ha rapito Ryan Garcia? No, non è mai successo, mai. Il fratello di Ryan Garcia, il fratello, quindi neanche puoi dire che è di parte, che è un infiltrato del Bohemian Grove. Il fratello, capito, di Ryan Garcia, ha parlato sul più grande quotidiano sportivo spagnolo, Marca, condannando le azioni del fratello e chiedendo di pregare per la sua salute mentale. Andrew Tate, questo è un altro fenomeno da saltimbanco di quartiere, per ottenere visibilità da questa cosa ha ripubblicato alcuni video del pugile e lo ha invitato nel suo podcast mettendo benzina sul fuoco. Ora, se volete vedere un video davvero compromettente che mette a nudo il circolo segreto del Bohemian Grove e che condanna determinate pratiche, che divulga informazioni storiche certificate, addirittura ho mostrato i documenti ufficiali per quanto riguarda gli opuscoli dove si mostra tutto lo svolgimento degli eventi, non devi guardare i video di Ryan Garcia e di Andrew Tate, capito? No, non sono quelli i video giusti, ma questo è il video giusto. Esatto, in questo video si mettono a nudo determinati schemi occulti esponendo i fatti. Attenzione, i fatti in modo oggettivo e distaccato. Parliamo di Ryan Garcia e dei suoi usi e abusi? Ne vogliamo davvero parlare? O forse vogliamo parlare delle sue psicosi? DAZN, aprile 2023, riporta un articolo dove parla dei gravi problemi mentali che ha avuto Garcia. Non posso dire certe cose perché il video verrebbe buttato giù, ma gravi problemi mentali, problemi davvero gravi, uso di farmaci, ha smesso di fare box per un periodo e altro. Ti invito a documentarti. Quello che ha detto al podcast di Andrew Tate è davvero fuori controllo, non lineare, capito? Non è famoso per essere una persona molto stabile questo ragazzo. La sua ex moglie ha più e più volte parlato dei problemi di mente di questa persona. Il teatrino che ha messo in piedi, non so se per promo o perché semplicemente è un clown, è qualcosa di ridicolo. E non te lo dice uno a caso, te lo dico io che queste cose le tratto da anni. Cioè, quindi, no, giochiamo in casa, no? È un teatrino quello che ha messo in piedi. Il Bohemian Grove non rapisce le persone, mantengono un basso profilo, si accede solo su invito, tendono a non divulgare le manifestazioni interne, trattano questioni economiche e politiche di altissima rilevanza e per gli amministratori delegati di multinazionali triliardarie e dei più grandi fondi di investimento del mondo che gestiscono gruppi di pressione che mettono a sedere i presidenti alla Casa Bianca, Ryan Garcia conta come un pelo unto sulla tavoletta del water quando vai in un motel squallido e lo disinfetti con la mucchina, capito? Ma poi, ma organizzala meglio, no? Ha finto con dei video assurdi e delle storie assurde un presunto rapimento che non sta né in cielo né in terra. Poi ha fatto un altro video dove spiegava che però stava bene, ma che era stato rapito. Poi è andato da Andrew Tate a dire che aveva determinati video sul Bohemian Grove. Poi la foto dell'alieno. Senti, Ryan Garcia, vieni a casa mia e ti metto in un angolino a fare i compiti, va bene? La prossima volta la promo te la organizzo io, almeno si fa un lavoro fatto bene. Per ora, niente di buono. Se pensi che ho aiutato a fare chiarezza, non fare il tacchino che fa i riti nel bosco e lascia un like. Se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Mi raccomando, signori, prima di credere a qualsiasi cavolata che compare online, documentatevi come si deve, ok? Non sparate a zero e tenete le antenne alzate. Un abbraccio di cuore e noi ci vediamo come sempre nel prossimo episodio. Adieu!